Partiamo dalla basic intanto. La versione basic della consent mod è molto simile a ciò che facevamo, precedentemente, se vi ricordate con le prime implementazioni di quando c'è stato il problema dei key. Dico simile perché non è la stessa cosa e, parte essenzialmente da un blocco totale del caricamento di quelli che sono i tag di monitoraggio, di remarketing, di conversione. Questi vengono completamente bloccati. Quindi dopo che l'utente atterra sul sito, finché non esprime un consenso, questi tag non devono partire. Quindi significa che materialmente, se l'utente non esprime il consenso, quindi non si fila di striscio il cookie banner o esprime un consenso negativo, i tag non partono. Qui tutti i tag di Google, tutti i tag di Meta, vabbè, quello è scontato. Praticamente non dobbiamo far partire i nostri tag. Questo è il funzionamento alla base. Non appena l'utente esprime il consenso, i tag si attivano. E perché dico che è parzialmente differente? Perché al contrario di quando facevamo prima, che semplicemente inviavamo, facevamo partire i tag normalmente, in questo caso dobbiamo comunque anche con la consent mod basic condividere comunque a Google che l'utente ha espresso il consenso all'uso dei cookie di advertising, di analytics e così via. Il consenso, semplicemente non vengono trasferiti a Google nessun dato, neanche le indicazioni sullo stato del consenso di default. Le conversioni modellate in questo caso lavoreranno su un modello più generico. Ora, come ha detto Giovanni, noi non sappiamo esattamente come funzionano gli algoritmi che fanno lavorare le conversioni modellate. Io mi immagino idealmente siano algoritmi comunque di machine learning che fanno un confronto tra quello che è il comportamento di navigazione degli utenti che ci hanno dato il consenso e che quindi poi hanno convertito e il comportamento degli utenti che non ci hanno dato il consenso e quindi non vengono monitorati, quindi in qualche modo riesce a recuperare. Però capite bene che Consent Mod Basic lavora davvero su un modello super generico per il quale è molto difficile perché proprio non riceve nessun dato che la possa aiutare. In questo senso la Consent Mod Advance è molto interessante a livello di funzionamento, cioè l'ho studiato un pochettino e anche a livello tecnico ho cercato di capire come potesse funzionare e secondo me è veramente un metodo interessante per aggirare un po' il problema del consenso. Come funziona? Inizialmente quando l'utente arriva sul sito impostiamo subito al suo atterraggio il consenso di default, ok? Tendenzialmente a meno che l'utente non sia già atterrato sul sito e abbia espresso una determinata preferenza per il consenso sarà sunnegato per tutti i tag di Google e in questo caso i tag di Google invieranno dei ping a Google senza l'utilizzo di cookie, senza l'utilizzo di identificatori. Ora ci arriviamo, ho preparato uno schema un pochettino per capire il funzionamento. Se invece quando l'utente concede il consenso alla raccolta dei dati, ai cookie analitici, ai cookie pubblicitari, i tag inviano questo update del consenso e funzionano come funzionavano prima, quindi inviando tutti i dati, utilizzando i cookie, leggendo i cookie. Sulla documentazione comunque trovate proprio il funzionamento spiegato nel dettaglio, con i limiti di quello che fanno, di quello che non fanno e sulla base dei valori dei diversi parametri. Quindi ad esempio se ad storage è negato, Google non leggerà e non utilizzerà i pubblicitari, passerà da un dominio differente per inviare il ping in modo tale che non possano essere recuperate informazioni precedentemente fornite, cioè c'è proprio un meccanismo di funzionamento che viene spiegato alla perfezione e che possiamo riassumere grosso modo con questo schemino, ovvero utente atterra sul sito, inizialmente non ci dà, non fa niente, ok? Quindi non ha ancora interagito con con la nostra cookie bar, quindi non sappiamo ancora quali sono le sue necessità e quello che vuole per la gestione del consenso. Viene inviato a Google i consensi di default, Google capisce che l'utente non ha ancora espresso il consenso e quindi il consenso di default in questa fase è ancora sunnegato, quindi tutti quei parametri che abbiamo visto nella slide precedente sono impostati prevalentemente su negato. Allora Google invierà dei ping, quindi una
una sorta di comunicazione un po' anonimizzata ai propri server per comunque recuperare un po' di informazioni. Nel momento in cui l'utente, interagendo con il nostro cookie banner, ci dice se vuole essere tracciato, non tracciato, quali tipologie di consenso ci consente di tracciarlo, allora se ci consente di tracciarlo per tutte le tipologie di consenso possibili e immaginabili, accetta tutto, allora la comunicazione a Google avviene in maniera tranquilla e senza alcun problema. Se invece anche in questo caso dovesse negarci il consenso, allora i tag di Google tornerebbero a funzionare in maniera anonimizzata, inviando appunto questi ping. Tra l'altro nella documentazione si trova anche informazioni relative a cosa contengono questi ping, ovvero un timestamp che è molto importante di quanto è avvenuto l'evento, contengono informazioni sul consenso, insomma contengono tutta una serie di informazioni che non ci consentono di identificare l'utente, ma che comunque consentono a Google, ad esempio, di sapere che è avvenuta una conversione, perché esistono anche ping di conversione. Quindi consent mode basic, avviene una conversione, l'utente non ha espresso il consenso, Google non riceve nulla. Consent mode advance, l'utente non ci ha dato il permesso al trattamento dei suoi dati per quei fini, comunque Google riceve un'informazione opportunamente anonimizzata relativa al fatto che è comunque avvenuta una conversione in quel momento. Quindi capite bene che in questo senso, grazie alla Consent Mode Advance, Google ha molti più dati su cui ragionare, quindi è molto più facile che riesca a recuperare conversioni attraverso le conversioni modellate che in questo caso si è perso. Ecco perché Google ci consiglia e ci sprona a implementare la Consent Mode, perché è l'unico strumento che ha a disposizione per riuscire a addestrare e darci conversioni là dove potrebbe non perdersele. In questo senso anche a Google interessa fornirci conversioni, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli che al netto sta cercando soluzioni per aggirare appunto questo problema. Questa è la principale differenza fra la Consent Mode Basic e Advance. Sempre in documentazione trovate questa tabella che vi descrive il funzionamento step by step a partire dal caricamento dei tag. Come vediamo, la modalità di consenso base blocca il caricamento dei tag finché l'utente non interagisce con un banner del consenso, mentre quella avanzata carica con valori predefiniti impostati su negato, quindi l'utente è come se non avesse in questo momento concesso alcun trattamento, a meno che non venga configurata in altro modo. Quindi magari ci ha già dato il consenso, quindi non l'abbiamo memorizzato e allora anche il caricamento di default lo diamo con parametri già modificati. La trasmissione dei dati, nel caso della modalità di consenso base, non viene trasmesso alcun dato. Nel caso invece della modalità avanzata, quando il consenso è sunnegato, vengono inviati ping anonimi senza l'utilizzo di cookie. Quando invece è su concesso, vengono scritti e letti i cookie e vengono inviati tutti i dati di misurazione. Questo è un po', questa è la principale differenza che c'è tra la modalità basic e la modalità advance. Tra le due, se non avete implementato nessuna consent mode, il mio consiglio è partite direttamente con l'obiettivo di configurare la modalità di consenso avanzata, perché è quella che vi garantisce maggiori benefici in questo senso.